Oggi parliamo di belly flutter. Allora, il belly flutter è un movimento, una specie di vibrazione diaframmatica della parte alta dell'addome, quindi è un movimento che piace tanto, ho avuto tante richieste per questo belly flutter, però non è facile né da spiegare né da fare, ci vuole un po' di pazienza da parte di sia vostra che mia. Per iniziare ve lo vorrei far capire da terra, quindi ci mettiamo giù, 4 zampe, quadrupedia, ok, ci rilassiamo e cominciamo prendendo un bel respiro, prendiamo aria, quindi, e creiamo il sottovuoto. Allora, il sottovuoto è praticamente, voi prendete aria, buttate fuori 3/4 di aria, quindi non tutta, ve ne lasciate un po', e poi tirate dentro, risucchiate, ok? È un risucchio, quindi proviamo un attimo da sedute, prendo aria, e risucchio dentro, e sto in una specie di apnea, ok? Quindi riproviamo solo questo, fuori l'aria, quindi dentro l'aria, scusate, fuori per 3/4, quindi, e risucchio. A questo punto abbiamo il nostro diaframma pronto per il movimento e diamo dei colpettini fuori. Vediamolo da questa posizione che secondo me vi è più facile. Aria, prendo l'aria, fuori, risucchio e do dei colpettini verso il basso. E rilasso. Riproviamo. Prendo aria. Allora, questi colpetti li diamo verso il basso, quindi fuori, tum, 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 come un martello. Dobbiamo spingere verso il basso. Non è un esercizio semplice, quindi nel senso, l'aria, prendete aria, stateci un pochino, poi riposatevi, perché comunque si fa in apnea e quindi dà un po' la testa. Non si può stare tanto su questo movimento, infatti allenatevi magari 5 minuti, 10 minuti al giorno massimo, perché comunque sia non è tanto, diciamo così, non è tanto semplice da fare. Allora, riproviamo l'ultima volta, acceleriamo un po' il colpo. Bene, allora, ogni volta che ci alleniamo dobbiamo cercare di accelerare sempre di più, quindi prendo aria, fuori, risucchio, quindi faccio il sottovuoto, ve lo sentite qua, sentite tirare, ok? Perché è normale sentir tirare, Perfetto ragazzi, questo era un piccolo esempio di belly flutters, poi ognuno ha la sua conformazione fisica, quindi ovviamente più siamo morbide con la pancia e più si vedrà, ok? Dipende anche, ripeto, un po' dalla conformazione fisica. Comunque con allenamento, e ripeto, ci vuole tanto allenamento e tanta costanza, e piano piano si ottiene i risultati, quindi non vi scoraggiate se all'inizio non si vede proprio niente,
piano piano, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che ognuno trova la sua tecnica, il suo modo per fare il belly flutter. Io vi consiglio appunto quegli esercizi che vi ho fatto vedere e che sono molto importanti perché sono molto utili, li dovete esercitare soprattutto con quelli, quindi facendo il discorso che vi dicevo, del colpo fuori, poi sempre più veloce. Ok? Quindi vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto al prossimo video tutorial, spero che vi sia stato utile almeno in piccola parte perché dovete allenarvi tanto ragazze per questo belly flutter e vi ringrazio per avermi seguito. Al prossimo allora, ciao!